Lezione 1. Snack salutari. Ehi Anna, sto cercando di mangiare più sano e sto cercando alcune buone idee per uno spuntino. Ciao John, è un bellissimo obiettivo. Hai pensato di incorporare noci e semi nei tuoi snack? Assolutamente. Sono ricchi di sostanze nutritive e forniscono una buona fonte di energia. Che tipologie consigliate? Mandorle e noci sono fantastiche. Sono ricchi di grassi sani e proteine. Inoltre, sono facili da trasportare. È vero, adoro anche i semi di girasole. Sono gustosi e ottimi per uno spuntino in viaggio. Sì, puoi anche mescolarli con frutta secca per un delizioso mix di tracce. È perfetto per una rapida sferzata di energia. Adoro quell'idea. Che dire delle altre opzioni salutari? Le barrette di cereali fatte in casa sono eccellenti. Puoi personalizzarli con i tuoi ingredienti preferiti. Sembra divertente. Cosa metti di solito nel tuo? Mi piacciono l'avena, il miele, le noci e un po' di cioccolato fondente. È un'ottima combinazione di sapori e consistenze. Io dovrei provare a crearne uno mio. Sarebbe più salutare delle opzioni acquistate in negozio. Decisamente. Inoltre, puoi controllare gli ingredienti. È una vittoria per la tua salute e il tuo palato. Grazie per i suggerimenti, Anna. Sono entusiasta di iniziare a fare spuntini più sani. Lezione 2. Il cuore della nazione. Ehi Anna, stavo pensando alla Gold Coast e a come rappresenta entrambe le estremità della nostra nazione. Ciao John, è una prospettiva interessante. Evidenzia davvero la diversità e la bellezza che abbiamo. Cosa pensi che ci sia nel mezzo? Nel mezzo c'è il cuore del nostro collegio elettorale, dove prospera la classe media. È essenziale per la nostra economia e cultura. Assolutamente. La classe media svolge un ruolo vitale nel plasmare le comunità e nel promuovere il progresso. Quali sfide pensi che debbano affrontare? Spesso hanno a che fare con l'aumento del costo della vita e della sicurezza del lavoro. Per loro è fondamentale conciliare lavoro e vita familiare. Sì, e anche l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria è importante. Influisce sulla loro qualità di vita complessiva. Giusto. Importante che i politici sostengano iniziative a beneficio della classe media. Quali cambiamenti ti piacerebbe vedere? Mi piacerebbe vedere opzioni abitative più convenienti e migliori trasporti pubblici. Farebbe una differenza significativa. Questi sono ottimi punti. Investire nelle infrastrutture può contribuire a creare un futuro più sostenibile per tutti. Esattamente. È tutto interconnesso. Quando la classe media prospera, l'intera comunità ne trae beneficio. Ben detto. Dovremmo continuare a difendere le loro esigenze e ad adoperarci per una crescita inclusiva. Lezione 3. Consigli di viaggio. Ciao Anna, stavo programmando un viaggio e ho capito che dovrei prenotare in anticipo per ottenere le migliori offerte. Ciao John, è una buona osservazione. Pianificare in anticipo può davvero far risparmiare denaro. Hai una destinazione in mente? Sto pensando di visitare un parco nazionale. Voglio esplorare la natura e fare qualche escursione. Sembra meraviglioso. I parchi nazionali sono ottimi per le attività all'aria aperta. Qualche parco specifico che stai considerando? Sto guardando Yellowstone.
Ho sentito che lo scenario è mozzafiato e la fauna selvatica era incredibile. Yellowstone è una scelta straordinaria. Hai controllato se sono presenti visite guidate o attività? Non ancora, ma ho intenzione di farlo. Mi piacerebbe sapere di più sui posti migliori da visitare e sulle cose da fare. Dovresti assolutamente prendere in considerazione i tour guidati dai ranger. Offrono molte informazioni sulla storia e sull'ecologia del parco. È un'ottima idea. Mi assicurerò di prenotarli in anticipo. Hai altri consigli sui posti da visitare? Potresti anche considerare di visitare il Grand Canyon. I panorami sono spettacolari e ci sono molti sentieri da esplorare. Perfetto. Lo aggiungerò alla mia lista. Grazie per i consigli, Anna. Sono entusiasta del mio viaggio. Lezione 4. Percorsi non convenzionali. Sarei Anna, di recente ho saputo di un famoso atleta, Simpson, che ha iniziato la sua carriera professionale abbandonando la scuola prima della laurea. Ciao John, è affascinante. È interessante notare come alcune persone intraprendano percorsi non convenzionali verso il successo. Cosa è successo dopo per lui? Subito dopo aver abbandonato, ha firmato un contratto triennale con una squadra importante. Mostra come il talento a volte possa superare istruzione formale. Assolutamente. Ti ricorda che ci sono molti modi per realizzare i tuoi sogni. Pensi però che l'istruzione sia ancora importante? Sì, credo che lo sia. L'istruzione fornisce competenze e conoscenze preziose, ma non è l'unica strada. L'esperienza e la passione possono essere altrettanto importanti. Sono d'accordo. Alcune persone prosperano in ambienti pratici dove possono imparare facendo. Hai mai incontrato qualcuno così? Decisamente. Una volta ho incontrato un musicista che non aveva mai seguito una lezione formale, ma aveva un talento incredibile. La sua passione lo ha spinto a perfezionare il suo mestiere. È stimolante. Dimostra che la dedizione può portare al successo, indipendentemente dai percorsi tradizionali. Cosa pensi che motivi le persone in questo modo? Penso che sia una combinazione di passione e desiderio di esprimersi. Spesso hanno una visione forte di ciò che vogliono ottenere. Verissimo. È importante seguire il tuo istinto e perseguire ciò che ti rende felice. E tu? Hai mai considerato un percorso non convenzionale? A volte penso di dedicarmi più seriamente ai miei hobby, come la scrittura o la fotografia. C'è così tanto potenziale nei campi creativi. È emozionante. Forse un giorno farai quel salto. Vale la pena esplorare ciò che ti fa sentire veramente realizzato. Lo spero. La vita è troppo breve per non inseguire le tue passioni. Lezione 5. Divertimento alla moda. Ehi Anna, hai visto quei nuovi tocchaiuoli che indossano tutti? Ciao Giovanni, sì, ho notato che sono davvero colorati ed eleganti. Cosa ne pensi di loro? Adoro il modo in cui sono disponibili modelli diversi. Alcuni hanno una grafica divertente che si distingue davvero. Esattamente. Ne ho visto uno con un simpatico disegno di gatto. Era così adorabile. Oh, lo indosserei. I top casual sono perfetti per una giornata rilassante. Hai uno stile preferito? Preferisco i top oversize. Sono comodi e danno un'atmosfera rilassata. E tu? Mi piacciono quelli aderenti.
Mi fanno sentire più in sintonia, anche se sto solo facendo commissioni. Questo ha senso. È bello sentirsi bene con quello che indossi. Hai provato a stratificarli? Sì, indosso spesso una giacca di jeans sopra un top che voilà, aggiunge un bel tocco. È un'ottima idea. Di solito li abbino ai jeans a vita alta. Sembra così trendy. I jeans a vita alta sono una scelta classica. Completano davvero vari piani. Decisamente. E ho sentito che alcuni marchi stanno realizzando magliette ecologiche. È fantastico. È bello essere eleganti e attenti all'ambiente. Concordato. Inoltre, i tessuti sono spesso più morbidi e traspiranti. Mi piacerebbe provare dei top in cotone biologico. Sembrano davvero comodi. Dovresti. Sono disponibili anche in colori adorabili. Hai controllato online? Ci sono così tante opzioni. È difficile sceglierne solo uno. Lo so. Forse potremmo andare a fare shopping insieme il prossimo fine settimana? Sembra perfetto. Trascorriamo una giornata e troviamo alcuni pezzi unici. Lezione 6. Meraviglie dell'allenamento. Ehi Anna, ho sentito parlare di alcuni allenamenti online popolari come YouTube e Zoom. Ne hai provato qualcuno? Ciao Giovanni, sì, ho seguito alcuni canali. Offrono una tale varietà di allenamenti. È fantastico. Adoro il fatto che tu possa trovare di tutto, dallo yoga all'allenamento ad alta intensità. Esattamente. È come avere una palestra a casa. Qual è il tuo tipo di allenamento preferito? Mi piace molto lo yoga. Mi aiuta a rilassarmi e migliora la mia flessibilità. Lo yoga è fantastico per questo. Preferisco gli allenamenti cardio. Sono energizzanti e divertenti. Il cardio è un ottimo modo per migliorare il tuo umore. Hai scoperto nuovi istruttori. Sì, ho trovato un istruttore davvero entusiasta su Zoom. Rende ogni sessione piacevole. È fantastico. Un buon istruttore può davvero motivarti ad andare avanti. Assolutamente. Mi piace anche unire l'allenamento della forza. È ottimo per costruire muscoli. Devo concentrarmi di più sull'allenamento della forza. Mi lancia bene il cardio. Dovresti provarlo. Ci sono alcuni ottimi corsi online per principianti. Lo esaminerò. È bello avere varie opzioni per mantenere le cose interessanti. Di sicuro. E puoi allenarti quando preferisci. Questa è la parte migliore. Non c'è bisogno di correre in palestra. Hai un programma per i tuoi allenamenti. Di solito mi alleno la mattina. Mi dà energia per la giornata a venire. È un'idea intelligente. Potrei provare ad allenarmi anche la mattina. Dovresti. È un ottimo modo per iniziare la giornata con una nota positiva. Sono entusiasta di esplorare nuovi allenamenti e routine. Lezione 7. Delizie culinarie. Ciao Anna, stavo pensando di fare un sugo per la pasta. Hai qualche consiglio?
Ciao John, sembra delizioso. Il basilico fresco è un must per un sapore eccezionale. Assolutamente. Adoro quanto sia aromatico. Hai una ricetta preferita? Di solito aggiungo pomodori, aglio e olio d'oliva. È semplice ma pieno di gusto. Sembra perfetto. Non dimenticare il parmigiano per quella ricchezza extra. Sì, il parmigiano lo porta ad un altro livello. Che tipo di pasta preferisci? Sono un fan degli spaghetti. È classico e sempre soddisfacente. Gli spaghetti sono fantastici. Mi piacciono le penne per la loro capacità di trattenere bene il sugo. È vero. Ho anche sentito che aggiungere un pizzico di scagli di peperoncino dà un bel tocco. Oh, adoro un po' di calore. Esalta magnificamente i sapori. Hai provato a fare la tua pasta? È una bella esperienza. Non l'ho fatto, ma ho sentito che è divertente e gratificante. Magari potremmo provarlo insieme. Sarebbe fantastico. La pasta fatta in casa sembra una sfida deliziosa. Decisamente. Inoltre, possiamo sperimentare salse diverse. Sono già emozionato. Cucinare insieme lo renderà ancora più piacevole. Di sicuro. Pianifichiamo presto una giornata di cucina. Sarà fantastico. Non vedo l'ora di assaggiare le nostre creazioni. Lezione 8. Comfort moderno. Ehi Anna, sto cercando dei vestiti moderni e comodi. Qualche suggerimento? Ciao John, sembra fantastico. Hai considerato l'abbigliamento athleisure? È elegante e super comodo. Ne ho sentito parlare. Cosa include esattamente? L'athleisure tipicamente presenta leggings, pantaloni da jogging e top alla moda. Puoi indossarli per allenarti o semplicemente per rilassarti. Sembra perfetto. Voglio qualcosa che posso indossare tutto il giorno senza sentirmi limitato. Decisamente. Marchi come Lululemon e Nike hanno alcune opzioni straordinarie. Li hai controllati? Non ancora, ma lo farò. Voglio anche qualcosa che stia bene per le uscite informali. Potresti provare un bel paio di joggers con un top aderente. È una combinazione alla moda. Sembra una buona idea. E i colori? I colori audaci sono di moda in questo momento, come i verdi profondi e i blu vibranti. Scoppiettano davvero. Adoro quei colori. Pensi che i pattern siano ancora trendy? Sì, righe e motivi geometrici sono popolari, soprattutto nell'athleisure. Aggiungono un tocco divertente. Li cercherò sicuramente. E gli accessori da abbinare? Uno zaino elegante o una borsa a tracolla completerebbero il look. Sono pratici e chic. Ottimo suggerimento. Ho bisogno di qualcosa che sia facile da trasportare. Qualche marca specifica da consigliare. Dai un'occhiata a Herschel o Fjallraven. Hanno design funzionali e alla moda. Eccezionale. Esplorerò queste opzioni. Grazie per i consigli, Anna. Lezione 9.
elementi essenziali dell'ospitalità. Ciao Anna, sono appena tornata da un delizioso soggiorno in hotel. È stato meraviglioso. Ciao John, sembra fantastico. Cosa lo ha reso così piacevole? Il personale è stato davvero cordiale. Continuavano a dire: goditi il soggiorno e sentiti libero di chiedere se hai bisogno di qualcos'altro. È fantastico. Fa sempre la differenza quando le persone sono accoglienti. Assolutamente. Hanno anche offerto consigli locali sui luoghi da visitare. Sembrava personalizzato. È così utile. Hai provato qualcuno dei loro consigli? Sì, sono andato in un bar caratteristico che mi hanno suggerito. I pasticcini erano deliziosi. Yum, adoro scoprire nuovi posti dove mangiare. Hai fatto qualche foto? L'ho fatto. Ho catturato il bar e lo splendido scenario attorno ad esso. È fantastico. Adoro riguardare le foto di viaggio. Riportano alla mente grandi ricordi. Di sicuro è bello avere un ricordo visivo di quelle esperienze. Pensi che tornerai in quell'hotel? Decisamente. Il servizio era di prim'ordine e l'atmosfera era accogliente. Sembra una combinazione perfetta. Mi piacerebbe visitare quel bar con te la prossima volta. Sarebbe divertente. Esplorare posti nuovi è sempre meglio con gli amici. Lezione 10. Pianificare in anticipo. Buongiorno Anna, stavo pensando a quanto sia importante pianificare in anticipo il lavoro. Ciao Giovanni, assolutamente. Controllare regolarmente il programma aiuta a evitare lo stress dell'ultimo minuto. Esattamente. Cerco di partire presto se posso. Rende la mia giornata molto più agevole. È un'idea intelligente. Il traffico può essere imprevedibile, quindi è saggio partire presto. Giusto. Trovo anche che sono più produttivo quando non ho fretta. Totalmente. Un inizio tranquillo ti consente di concentrarti meglio sui tuoi compiti. Hai qualche consiglio per organizzare il tuo programma di lavoro? Utilizzo un calendario digitale per tenere tutto in un unico posto. Invia anche promemoria. Sembra utile. Di solito scrivo le cose, ma un'opzione digitale sarebbe più efficiente. Di sicuro. Inoltre, puoi accedervi dal tuo telefono o computer in qualsiasi momento. Dovrò provarlo. Voglio rendere le mie mattine meno frenetiche. Buon piano. Potresti anche impostare orari specifici per le pause. Aiuta a mantenere i livelli di energia. Lo prenderò sicuramente in considerazione. È importante ricaricarsi durante la giornata. Assolutamente. Una piccola pausa può stimolare la creatività e la concentrazione. Grazie per il consiglio, Anna. Mi sento più preparato per affrontare la mia settimana lavorativa ora. Lezione 11. Idee di viaggio. Ehi Anna, stavo pensando di fare un viaggio. Cosa ne pensi di andare in spiaggia? Ciao John, sembra fantastico. La spiaggia è così rilassante. Hai in mente una spiaggia specifica? Stavo considerando quello sulla costa. Ha uno splendido scenario e belle onde per il surf. È un
Un'ottima scelta. Il surf sembra eccitante. L'hai mai provato prima? Non ancora, ma mi piacerebbe imparare. Penso che sarebbe un'esperienza straordinaria. Decisamente. Inoltre, la spiaggia è perfetta per altre attività come il beach volley o lo snorkeling. È vero, mi piace giocare a pallavolo. Pensi che dovremmo pianificare qualche attività? Assolutamente. Forse potremmo fare un programma per ogni giorno. Manterrebbe le cose organizzate. Buona idea. È il cibo. Dovremmo preparare i pasti o provare i ristoranti locali. Un mix di entrambi potrebbe funzionare bene. Possiamo preparare snack per la spiaggia ed esplorare la cucina locale per cena. Mi piace quel piano. Il pesce fresco sulla spiaggia sarebbe delizioso. Sì, e non dimenticare di leggere le recensioni dei clienti sui ristoranti. Aiuta a trovare i posti migliori. Questo è un consiglio intelligente. Lo esaminerò. E l'alloggio? Considera la possibilità di prenotare un posto con una buona copertura di garanzia. È importante se qualcosa va storto. Non ci avevo pensato. Controllerò sicuramente queste opzioni. Grande, ci darà tranquillità mentre ci godiamo il nostro viaggio. Qualche idea su quanto tempo dovremmo restare? Penso che una settimana sarebbe perfetta. Ci dà abbastanza tempo per rilassarci ed esplorare. Sembra l'ideale. Potremmo anche fare gite di un giorno alle attrazioni vicine. Esattamente. Non vedo l'ora di pianificare questo viaggio insieme. Sarà così divertente. Lezione 12. Risultati del mercato. E Anna, sono appena tornata dal mercato del contadino e c'è un ottimo affare per le fragole. Ciao John, sembra fantastico. La frutta e la verdura fresca sono così importanti. Cos'altro hai trovato? Avevano anche pomodori e cetrioli biologici. Dovrei prenderne un po' per le mie insalate questa settimana. Decisamente. I prodotti freschi fanno un'enorme differenza nel gusto. Cucini spesso con loro? Ci provo. Adoro preparare insalate e fritture. È un modo sano di mangiare. Sono d'accordo. Inoltre, è divertente sperimentare ricette diverse. Hai provato qualche piatto nuovo ultimamente? Sì, ho preparato un'insalata di quinoa con pomodori, cetrioli e una vinaigrette al limone. È stato delizioso. Sembra rinfrescante. Adoro aggiungere il limone ai miei piatti. Ravviva i sapori. Esattamente. Mi piace anche aggiungere le erbe del mio orto. Basilico fresco e prezzemolo ne esaltano davvero il gusto. È un'ottima idea. Dovrei avviare anch'io un piccolo orto di erbe aromatiche. È così conveniente. Lo è davvero. Inoltre, è soddisfacente coltivare i propri ingredienti. Cosa ti piace cucinare? Adoro cucinare. Biscotti e torte sono i miei preferiti. C'è qualcosa di speciale nelle prelibatezze fatte in casa. È vero. Hai preparato qualcosa di recente. Sì, ho preparato i biscotti con gocce di cioccolato lo scorso fine settimana. Sono scomparsi rapidamente.
Posso immaginare. È difficile resistere ai biscotti fatti in casa. Forse dovrei provare a cucinare qualche volta. Lezione 13. Avventure sul sentiero. Ehi Anna, stavo leggendo di alcuni sentieri escursionistici. Hai mai completato un lungo percorso? Ciao Giovanni, sì, ho percorso un sentiero che ha richiesto 3 giorni, incluso il campeggio notturno. È stata un'esperienza incredibile. Sembra fantastico. Che sentiero hai percorso? Era l'Appalachian Trail. Lo scenario era mozzafiato, soprattutto all'alba. Ho sentito parlare di quella pista. Quanti chilometri hai percorso ogni giorno? Puntavamo a circa 10 miglia al giorno, il che ci permetteva di allestire il campo prima che facesse buio. È intelligente. Mi piacerebbe fare un'escursione di più giorni, ma non sono sicuro della parte in campeggio. Il campeggio può essere divertente. Assicurati solo di portare l'attrezzatura giusta, come una buona tenda e un sacco a pelo. Dovrò investire in alcune attrezzature adeguate. Cos'altro dovrei considerare per un'escursione notturna? Cibo e acqua sono fondamentali. Pianifica pasti facili e porta abbastanza acqua o un filtro. Buoni consigli. E la sicurezza? Qualche consiglio lì? Racconta sempre a qualcuno i tuoi piani e porta con te una mappa o un dispositivo GPS. È essenziale rimanere al sicuro. Questo ha senso. Porterò anche un kit di pronto soccorso per ogni evenienza. Pensiero intelligente. L'escursionismo è un ottimo modo per connettersi con la natura e sfidare se stessi. Non vedo l'ora di iniziare a pianificare questa avventura. Lezione 14. Assistenza domiciliare. Ehi Anna, avevo intenzione di pulire il mio appartamento. Devi lavare le finestre in modo da poter vedere chiaramente fuori. Ciao Giovanni, è una buona idea. Le finestre pulite fanno davvero la differenza. Cos'altro devi fare? I pavimenti e i tappeti devono essere aspirati. Hanno raccolto molta polvere ultimamente. Assolutamente. Una buona aspirazione può rinfrescare l'intero ambiente. Hai un buon aspirapolvere? Sì, ne ho appena comprato uno nuovo. È leggero e ha un'ottima potenza di aspirazione. È fantastico. Assicurati di affrontare tutti gli angoli e anche sotto i mobili. Lo farò. A volte dimentico quei punti. Altri consigli per la pulizia. Considera l'utilizzo di detergenti naturali. Sono più sicuri per la tua salute e per l'ambiente. Ottimo suggerimento. Ho sentito che l'aceto e il bicarbonato di sodio fanno miracoli. Lo fanno. Inoltre, sono poco costosi. Puoi usarli per molte superfici. Lo proverò sicuramente. E l'organizzazione? Anch'io devo fare ordine. Inizia con una stanza alla volta. Rende il compito meno opprimente. Sembra gestibile. Mi concentrerò prima sul soggiorno. Buona scelta. Potresti trovare cose che avevi dimenticato di avere. Vero? Non vedo l'ora di avere uno spazio pulito e organizzato. Lezione 15. Scelte ecologiche. Ehi Anna, stavo leggendo del packaging. Che ne dici di ridurre al minimo la plastica monouso nella tua vita quotidiana?
Ciao John, è un argomento fantastico. La plastica monouso rappresenta un enorme problema ambientale. Lo so, semplici cambiamenti possono fare una grande differenza, come l'utilizzo di borse riutilizzabili per la spesa. Esattamente. Cerco anche di portare con me una bottiglia d'acqua riutilizzabile invece di acquistare bottiglie di plastica. È un'ottima idea. E contenitori per il cibo. Per i miei pasti utilizzo contenitori in vetro o acciaio inossidabile. Sono durevoli e sicuri. Dovrei passare a quelli aiutanti a evitare l'involucro di plastica. Sì, e puoi anche acquistare sfuso per ridurre i rifiuti di imballaggio. Adoro quell'idea. Risparmia denaro e riduce la plastica. Un'altra opzione è quella di utilizzare la pellicola di cera d'api invece della pellicola di plastica. Sono ecologici. Esagero. È sorprendente quante alternative siano disponibili ora. Assolutamente. Ogni piccolo passo conta per un pianeta più sano. Sarò più attento alle mie scelte. Grazie per i consigli, Anna. Lezione 16. La rivoluzione del telefono. Ian, sapevi che il telefono ha suscitato scalpore a livello internazionale quando è stato introdotto per la prima volta? Ciao Giovanni, sì, i leader governativi erano ansiosi di averne uno. Ha cambiato per sempre la comunicazione. Esattamente. Ma Alexander Graham Bell non si è fermato qui. Aveva molte invenzioni. Giusto. Continuò a migliorare il telefono e lavorò anche sul fotofono. Cos'è il fotofono? Non ne ho familiarità. Era uno dei primi dispositivi per trasmettere il suono su un raggio di luce. Abbastanza innovativo per l'epoca. È affascinante. È incredibile quanta strada abbia fatto la tecnologia da allora. Infatti, l'impatto del telefono ha aperto la strada ai moderni dispositivi di comunicazione. Adesso non riesco a immaginare la vita senza il mio smartphone. È incredibile quanto siamo connessi. Sì, e tutto è iniziato con l'invenzione di Bell. La comunicazione si è evoluta enormemente. Mi chiedo cosa penserebbe Bell della tecnologia odierna. Probabilmente rimarrebbe stupito di come la sua invenzione abbia trasformato il mondo. È davvero un viaggio straordinario nella storia. Lezione 17. Il business dello sport. Ehi Anna, stavo leggendo di come le spese per le squadre sportive siano salite dalle stelle negli ultimi anni. Ciao John, questo è un problema significativo. Con l'aumento dei costi, molte squadre e leghe hanno dovuto prendere decisioni difficili. Cosa hai scoperto? Alcune squadre hanno dovuto ridurre il personale o addirittura lasciare andare i giocatori per gestire i propri budget. È difficile per tutti i soggetti coinvolti. Posso immaginare. La pressione per rimanere competitivi controllando i costi deve essere impegnativa. Cosa pensi abbia causato questo aumento delle spese? Fattori come gli stipendi dei giocatori e spese di viaggio e la manutenzione della sede contribuiscono in modo significativo. È una situazione complessa. Sì, e poiché i fan si aspettano esperienze di alta qualità, i team sentono il bisogno di investire ancora di più. È un equilibrio complicato. Esattamente. Alcuni team stanno esplorando nuovi flussi di entrate, come prodotti e sponsorizzazioni per compensare i costi.